Eccoci, come vedete quest'oggi, in un nuovo video con i Runic Tarot. Ebbene sì, questo è un mazzo veramente molto bello che io ho già usato diverse volte appunto sul canale. Come sempre ragazzi, io vi lascio il link in descrizione di due miei video appunto precedenti ovviamente a questo, in cui appunto descrivo innanzitutto quella che è la nascita e la genesi delle rune e nel secondo video la nascita e la particolare caratterizzazione di questo mazzo. Di conseguenza appunto se volete potete andare a riprendere direttamente questi due video che sono presenti appunto nella playlist delle rune. È un mazzo molto bello perché come potete vedere e come vedrete appunto comunque poi nella stesa, combina due differenti tradizioni divinatorie, i tarocchi ovviamente, perché è un mazzo appunto che comprende sia tutti gli arcani minori che ovviamente tutti gli arcani maggiori, ma anche ovviamente i simboli runici. Di conseguenza in questo caso la lettura verrà ovviamente molto arricchita anche appunto di significati al positivo e ovviamente al negativo dalle rune che sono di volta in volta abbinate a ciascun arcano, in particolar modo arcani maggiori. D'accordo? Dunque, utilizzerò un metodo che appunto uno dei metodi tipici che si utilizzano per tradizione con appunto le rune, in questo caso anche con i Runic Tarot, ossia appunto il metodo della croce runica, che è composto ovviamente da 6 rune o appunto 6 arcani, dove abbiamo appunto nella posizione centrale il presente, il passato e ovviamente il futuro, inteso per quanto riguarda quello che sta per accadere, quindi nell'immediato futuro. In posizione diciamo più bassa di questa croce abbiamo tutti quegli elementi appunto nascosti, ciò che non sapete e che vi ha portato a questo presente, quindi l'origine reale, effettiva della situazione, del problema, quindi quelle influenze nascoste in riferimento a una questione. Le ultime due posizioni invece della parte alta appunto della croce runica comprende gli ostacoli che si incontreranno appunto a breve nel vostro futuro ed infine come ultima posizione appunto il futuro un po' più lontano, una volta ovviamente superati gli ostacoli. D'accordo? Quindi come potete notare è sicuramente una modalità direi piuttosto importante che ovviamente ci dà un rapido excursus della situazione. Vi ripeto, grazie proprio all'abbinamento appunto della tradizione tarologica e cartomantica unita ovviamente alla tradizione runica. Dunque, quale domanda andremo a fare appunto quest'oggi a questo mazzo così potente e così meraviglioso a mio avviso? Quali novità mi aspettano nel futuro più immediato e nel futuro più lontano e in quali settori, in quali ambiti della mia vita, quindi quali saranno gli ambiti della vostra vita maggiormente interessati a questi cambiamenti. D'accordo? Ovviamente per capire, centrare l'ambito di riferimento ci faremo aiutare ovviamente anche da denari, coppe, bastoni e spade. Di conseguenza anche dai 4 elementi e 4 semi che contraddistinguono ovviamente gli arcani maggiori e minori. Ma in particolar modo noterete quanto è importante anche l'aiuto delle stesse rune che sono ben disegnate e identificate appunto su questo mazzo. D'accordo? Allora, dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque incappi in questo video, cerchiamo dunque di capire che cosa vi riserva
il futuro in questa nascente primavera, appunto. Quindi le novità più importanti, le sorprese, ovviamente nel futuro più immediato e ovviamente anche nel futuro più lontano. E cerchiamo di capire a cosa o a chi prestare attenzione. Quindi chi ha agito sino ad ora nell'ombra o cosa ha agito sino ad ora nell'ombra e chi agirà nell'ombra, quindi chi diventerà per noi un vero e proprio ostacolo. D'accordo? Allora io inizio a mescolare il mazzo, queste carte così belle, anche direi, come potete notare, piuttosto robuste e ovviamente grandi, hanno delle immagini disegnate straordinariamente, davvero molto molto belle. Allora, perfetto. Ora appunto distribuiamo le carte secondo appunto il metodo della croce runica. Allora, iniziamo dalla prima posizione, seconda posizione, terza posizione, quarta posizione, ovviamente quinta ed infine appunto sesta posizione. Allora, il mazzo possiamo momentaneamente appunto disporlo in questa posizione, tanto appunto non dovrebbe infastidire la lettura delle carte. Allora, iniziamo con la posizione appunto centrale della croce runica. La posizione centrale, abbiamo detto, ovviamente ragazze, riguarda il presente, quindi il presente della vostra situazione, quello che innanzitutto caratterizza la vostra situazione iniziale, ovviamente nei vari ambiti della vostra esistenza o comunque in un particolare ambito della vostra esistenza. Allora, e qui abbiamo l'8 di bastoni. Allora, una carta comunque tutto sommato positiva perché ci parla di comunicazioni. Quindi sicuramente entro breve tempo, poiché voi sapete che comunque ragazze in tarologia il presente non riguarda ovviamente il presente tout court, ma può riferirsi anche ad un passato però veramente più recente, quindi qualche giorno fa, oppure ad un futuro, però chiaramente il più vicino possibile, dunque tra qualche giorno. Allora, in questo caso abbiamo l'8 di bastoni, cioè voi o nel momento presente o entro qualche giorno fa o tra qualche giorno avrete modo di appunto sperimentare delle nuove situazioni, delle nuove conoscenze o state già sperimentando delle nuove situazioni o delle nuove conoscenze. L'8 di bastoni ci parla di, diciamo, conoscenze molto fresche, primaverili direi, qualcosa sicuramente di non particolarmente impegnativo. Ci parla di comunicazioni che hanno comunque un risvolto anche di seduzione, quindi c'è del feeling sicuramente con qualcuno o a breve potrete notare appunto del feeling in particolar modo con qualcuno che ovviamente non perderà tempo sicuramente nello scrivervi o nel cercare appunto di contattarvi. Quindi l'8 di bastoni ci parla di una situazione comunicativa comunque positiva. Queste comunicazioni possono essere positive sia in ambito sentimentale ed erotico, perché parliamo di bastoni, e parlando appunto di bastoni anche da un punto di vista pratico e quindi professionale e lavorativo, proprio perché i bastoni si riferiscono appunto al campo della creatività, quindi una creatività sentimentale ma anche una creatività professionale. Quindi potreste essere in un momento di rinnovamento
sia per quanto riguarda appunto l'aspetto conoscitivo, per quanto riguarda nuovi feeling, nuove frequentazioni o nuove persone che potrebbero essere entrate a far parte o potrebbero, vi ripeto, entro pochissimo tempo entrare a far parte della vostra esistenza, oppure siete appunto in un momento di fermento per quanto riguarda appunto il vostro ambito professionale. Quindi potreste essere in procinto di rinnovare un contratto o potreste in qualche modo essere in procinto di ricevere delle ottime notizie professionali, quindi una nuova assunzione. Comunque ci sono delle ottime novità. Nel caso in cui voi per esempio studiate ancora o stiate semplicemente frequentando dei corsi di preparazione dei master, qui sicuramente ci saranno degli ottimi risultati, d'accordo? Perché è una carta di grado 8 che ci parla dunque di successo, d'accordo? Quindi comunque le trattative, tutto ciò che riguarda, tutto ciò che concerne la comunicazione andrà ad ottimo fine. Gli obiettivi saranno raggiunti. Da un punto di vista, vi ripeto, professionale, qui c'è una nuova chiamata, oppure inizierete un nuovo progetto professionale. Non è detto che dobbiate per forza cambiare lavoro, ma sicuramente c'è qualcosa di nuovo in arrivo entro breve, o c'è già stato o c'è. Stessa cosa per quanto riguarda appunto l'amore, per quanto riguarda le nuove conoscenze. Per quanto riguarda l'amore però, parliamo di conoscenze nate sotto l'insegna, ovviamente bastoni ragazze, quindi i bastoni rappresentano la forma fallica, per cui chiaramente conoscenze nate sotto l'insegna del desiderio fisico. Quindi voi piacete tremendamente a qualcuno o qualcuno piace tremendamente a voi. D'accordo? Quindi qui c'è qualcuno che o vi sta già contattando o vi contatterà proprio a breve. Dove? O sui social, per esempio, oppure appunto nella vita quotidiana, in particolar modo bastoni, cioè legato proprio all'ambito professionale, cioè voi potreste per esempio recarvi nell'ambito professionale dell'altra persona o viceversa, questa persona potrebbe recarsi nel vostro ambito professionale, oppure potreste essere semplicemente colleghi. Quindi c'è grande movimento. L'otto di bastoni parla di movimento. Vi ripeto, di voglia di fare, di voglia di aprirsi al nuovo. Quindi c'è voglia di costruire, di realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa che possa rinfrescare la mente, che possa permettervi di ricominciare a sognare. È molto bella, è la carta dell'otto di bastoni. Guardate ragazze, qui che cosa c'è? Infatti, cosa vedete? Ve la faccio vedere meglio. Guardate, un arcobaleno. Scalda tantissimo il cuore questa carta, a me piace particolarmente. Quindi c'è qualcosa di meraviglioso che sta per arrivare. C'è il sereno. Guardate come questi bastoni vengono disposti come dei raggi, i raggi di questo nuovo sole che sta rischiarando la situazione. Queste nuvole passeranno, qualsiasi difficoltà. In particolar modo, vi ripeto, in amore e nella professione, perché parliamo di bastoni. E tutto nascerà da delle comunicazioni, vedete, un libro aperto. Come saranno queste comunicazioni? Un libro aperto, cioè pulite, sincere, aperte, schiette. Vi verranno riconosciuti dei meriti? Assolutamente sì. Sarete apprezzate? Assolutamente sì. Sarete ammirate e desiderate? Assolutamente sì. Qui c'è qualcuno che vi desidera, c'è qualcuno a cui voi piacete tanto, che vi vuole scrivere e vi scriverà. O magari vi sta anche già scrivendo o ha iniziato da poco a farlo. In ambito professionale voi piacete molto, per esempio, a dei colleghi o a un capo, perché no? E quindi sente di non poter più fare a meno della vostra collaborazione. Quindi
Se avete un colloquio, se avete un primo incontro, un primo appuntamento, ricordate questo meraviglioso arcobaleno. Ci possono essere delle nubi, vabbè sì, la vita ragazzi è fatta anche di queste nuvolacce, ma poi il sereno torna e tornerà. Quindi cercate di, vedete, affrontare il tutto con un'anima serena. Apritevi ad un nuovo respiro. Apritevi a sentirvi libere. Poter iniziare ex novo qualcosa di bello, anche di leggero, ragazze. Non per forza qualcosa di impegnativo, ma qualcosa che vi faccia sentire vive più di ogni altra cosa. Perché è questo che ci rimanda, no? L'otto di bastoni. L'otto di bastoni ci può parlare anche di vita campestre, di un viaggio, perché parliamo di bastoni, spostamenti, comunque un cercare di vivere il più possibile all'aria aperta, prendendo aria nuova. Quindi situazioni, vi ripeto, favorevoli, di svago, gite, nuove appunto conoscenze avvenute appunto anche magari durante proprio questi viaggi, quindi se avete in programma un viaggio sappiate che sarà particolarmente positivo, ovviamente, e cercate, vi ripeto, di aprirvi alle nuove conoscenze. Vi ripeto, con gioia ragazze, con energia bastoni, con determinazione, con voglia di fare, con voglia di arrivare. Ponetevi degli obiettivi, perché l'otto di bastoni ci dice sì, saranno raggiunti. Guardate questo arcobaleno. Ci potrebbero essere difficoltà? Certo, nella vita ci sono difficoltà, a volte anche piuttosto impietose, ma ci sono per tutti. Dunque, il sereno poi arriva. Fatevi scaldare da questo sole nuovo. D'accordo? Ma guardate un po', qui ovviamente abbiamo un simbolo runico importante, è una delle rune effettivamente più potenti, chiaramente, ed è la runa di Nautis. Nautis, tra l'altro, è una runa legata all'arcano del diavolo. Quindi sicuramente è una runa che ci parla di desiderio, appunto, di passione, di intensità, di voglie, di voluttà, di creatività. Il diavolo, ragazzi, come tutti gli arcani, non ha solo un'accezione negativa, anzi, il diavolo in accezione positiva ha sicuramente un impatto molto potente in una stesa, in una lettura, perché rappresenta qualcosa che scuote l'anima, le coscienze, il corpo, il cuore anche. Perché no? Dunque, come vi dicevo con l'otto di bastoni, c'è, e come ci suggerisce appunto Nautis, c'è qualcosa di nuovo, o ci sarà entro poco, qualcosa di nuovo che vi scuoterà, che vi dirà è ora di cambiare, è ora di provare, è ora di usare, è ora di rischiare, perché il diavolo ci parla anche di, chiaramente, rischio, no? Quindi un rischio dettato anche magari da delle limitazioni di una certa importanza, proprio come ci suggerisce la stessa runa, che ci parla comunque, vi ripeto, di fardelli, cioè qui delle nuvole ci sono, ci parla di risorse che sono venute meno, quindi potreste per esempio o aver perso il lavoro o comunque aver, diciamo, visto una carriera arrestarsi o essere messe in stand-by. Stessa cosa per quanto riguarda, vi ripeto, l'amore, le amicizie, le conoscenze. Potreste non aver conosciuto le persone giuste in questo momento o sino ad ora, ma vi ripeto, con pazienza, con determinazione e coraggio, vi suggerisce Nautis, ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo e voi gestirete finalmente con le vostre mani il vostro futuro,
con valore, con coraggio, dando molto ascolto all'istinto, all'impulsività, quello che vi porta anche a sentire a pelle se una situazione può essere giusta o sbagliata, se può andare bene o meno. Quindi, valutando, ovviamente, vi suggerisce Nautis chiaramente i giusti pro e contro di una situazione, questo per quanto riguarda l'amore e vi ripeto la professione, sicuramente c'è l'inizio di un qualcosa di nuovo. Quindi inizierete evidentemente a breve, o state già iniziando una conoscenza che potrebbe diventare una vera e propria storia. O vi ripeto, comunque siete sull'ottima strada in ambito professionale. Quindi o troverete lavoro, avete già trovato lavoro da poco però, o entro poco tempo, o sarete impegnati appunto in una nuova progettualità. Di conseguenza sicuramente inizierete qualcosa di molto importante, che potrebbe anche magari stancarvi, perché, vi ripeto, tutta questa creatività comporta comunque sicuramente stanchezza, ma è una stanchezza ovviamente positiva. Quindi, vi ripeto, cercate di osare, perché qui, in questo caso, ci saranno delle ottime novità. Sia, vi ripeto, in amore che in ambito professionale. Quindi nuove chiamate in ambito professionale, nuovi colloqui, nuove trattative, nuovi progetti di lavoro. D'accordo? E ovviamente anche in amore. Seconda posizione, quindi il passato. Che cosa ovviamente ha fatto parte del vostro passato e ovviamente sta lasciando delle impronte positive o negative nel presente. Vediamo un po'. E qui abbiamo il re di bastoni. Allora, che meraviglioso re, guardate che stupendo disegno, che meraviglioso ragazzo. Allora, questo re è assolutamente, di nuovo in riferimento ai bastoni, un personaggio positivo. Re di bastoni ci parla di qualcuno che ci vuole bene, tuttora è presente, o che ci ha molto voluto bene appunto in passato. È una persona molto positiva, è una persona adulta, parliamo di un re. Generalmente i re hanno, a livello anagrafico ovviamente, dai 40-45 anni in su, quindi è una persona comunque intelligente, è una persona creativa, è una persona volenterosa, è una persona buona e generosa. È una persona anche molto coraggiosa, combattiva, non indietreggia di fronte ai nemici, non ha paura. Prima di tutto perché è un re, quindi assolutamente in pieno controllo delle proprie capacità e responsabilità, ma è anche ovviamente un individuo che non teme comunque il nuovo, anzi è un individuo che ama particolarmente le sfide, proprio come è tipico delle carte dei bastoni. Il re di bastoni in realtà è anche un individuo particolarmente focoso, generalmente è chiaramente tra i re quello che si avvicina maggiormente alla figura dell'imperatore, quindi è un uomo a volte anche un po' geloso, un po' possessivo, però sicuramente in grado di amare molto e di proteggere la propria metà o comunque la donna che ama. Il re di bastoni, vi ripeto, generalmente è una persona che si è fatta da sola, cioè ha magari attualmente una posizione economico-sociale e professionale ragguardevole, ma nella vita vi posso garantire che non gli è mai stato regalato nulla. Guardate, qui ci sono ancora fuochi della battaglia. Lui chiaramente ha vinto, ma la battaglia c'è stata. Ma lui sa in qualche modo, vedete, comandare, portare avanti appunto questa battaglia. Cioè lui sa gestire le situazioni anche sicuramente le più critiche. Quindi è chiaro che il re di bastoni ci parla di un individuo, vi ripeto, che sa proteggere, di un individuo molto passionale, anche da un punto di vista ovviamente sensuale e sentimentale, ma è anche una persona comunque combattiva.
che non teme particolari nemici, non teme difficoltà, perché è una persona che, vi ripeto, ha molta fiducia nelle proprie capacità e nelle proprie risorse, ma è anche una persona coraggiosa di suo, quindi al di là delle risorse è una persona molto temeraria, d'accordo? Per quanto riguarda l'aspetto appunto astrologico, generalmente i personaggi di bastoni appartengono ai 3 segni di fuoco, quindi Leone, Sagittario e Ariete, oppure potrebbe averne l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di segni appunto di fuoco nei pianeti principali che strutturano la personalità. Quali sono questi pianeti? Sono appunto la Venere, che riguarda ovviamente il come noi viviamo le relazioni amorose, la Luna, che rappresenta ovviamente le nostre emozioni, la nostra infanzia, come noi ci rapportiamo al passato, la nostra emotività, la nostra interiorità, Mercurio, che ovviamente riguarda le relazioni e le comunicazioni, che qui abbiamo visto sono molto importanti, e Marte, che rappresenta appunto la combattività, l'eros, l'energia, no? La creatività. Quindi questa persona potrebbe avere un tema natale ricco di segni di fuoco in questi pianeti. Cioè, vi faccio un esempio. Potrebbe avere, per esempio, l'ascendente in Sagittario e la Venere in Leone, piuttosto che appunto Marte in Ariete, quindi una forte compresenza appunto di segni di fuoco. Quindi è una persona, vi ripeto, estremamente combattiva, è una persona molto coraggiosa, che non indietreggia, che quando ha un obiettivo cerca sempre di portarlo a termine, anche a livello sentimentale. Ragazzi, qui parliamo di bastoni, quindi torniamo di nuovo alla situazione iniziale. Quindi i 2 ambiti, i 2 settori che ovviamente saltano maggiormente all'occhio e che chiaramente appunto hanno aperto la stesa e continuano ad essere presenti all'interno della stesa sono appunto l'amore, i sentimenti, in particolar modo l'eros, e ovviamente l'ambito professionale. Quindi non stiamo parlando di denari, quindi non stiamo parlando di finanze, stiamo parlando di lavoro, quindi professione, ambito lavorativo. E parliamo ovviamente di un rapporto sentimentale, o parliamo di un rapporto sentimentale per quanto riguarda però non tanto i sentimenti, non parliamo di coppe, quindi non è una persona che è stata necessariamente innamorata, persa di voi. Parliamo in particolar modo di eros, cioè una persona che è stata attratta in maniera tremenda da voi, quindi una persona che in qualche modo ha costruito con voi un rapporto molto forte, molto intenso, basato innanzitutto sull'attrazione fisica. D'accordo? È una persona che potrebbe, vi ripeto, quindi o appartenere all'ambito sentimentale, quindi una persona comunque che tuttora vi pensa, perché anche se è una persona che appartiene al passato, però nel momento in cui mi esce in una stesa, è chiaro che questa persona è ancora presente nella vostra vita a livello karmico, quindi questa persona vi sta ancora pensando. Persona che ha le caratteristiche di cui vi ho parlato fino a poco fa, di conseguenza avete diciamo del materiale per poter comunque risalire a questa persona, vi ripeto. Generalmente il re di bastoni è una persona che potrebbe appunto essere single o potrebbe in qualche modo essere una persona da poco single, mentre appunto noi sappiamo che generalmente il re di coppe e il re di denari sono appunto 2 personaggi impegnati, quindi che potrebbe essere impegnato tuttora in una relazione con un'altra persona. Generalmente il re di bastoni e il re di spade sono personaggi o single o che hanno chiuso da poco una storia o diciamo un po' allergici, ecco, ai rapporti duraturi. Il re di bastoni perché ovviamente si lancia immediatamente, si lascia comunque irretire dall'aspetto estetico ovviamente delle partner e quindi vive molto di eros. Il re di spade perché ovviamente si fa bloccare da un'emotività e soprattutto da un mentale piuttosto farraginoso e che tende appunto a bloccarlo, quindi a raffreddare anche i suoi sentimenti e le relazioni, d'accordo? Il re di bastoni comunque è una persona che in questo momento vi sta ancora pensando e vi sta desiderando molto, quindi è una persona pronta anche
evidentemente a tornare. È sicuramente una persona che in riferimento all'ambito professionale potrebbe essere un capo, quindi generalmente è un capo, quindi o per esempio il proprietario della ditta presso cui lavorate o avete lavorato in passato, oppure comunque un datore di lavoro, un capoturno, comunque qualcuno che ha un potere decisionale importante, perché non è un cavaliere o un fante, quindi ha un potere decisionale il re. Ed è una persona che vi apprezza moltissimo. È una persona che potrebbe avere appunto intenzione di ricontattarvi nel caso in cui voi per esempio non lavoriate più per lui, perché vi ha apprezzato tantissimo. Il re di bastoni potrebbe rappresentare dunque anche generalmente una persona che vi ha apprezzato e che vi ha voluto bene. Quindi potrebbe essere anche una persona con la quale potreste aver avuto, oltre che un rapporto professionale, anche un rapporto sentimentale, perché no? Oppure, vi ripeto, disgiungendo i due ambiti, poiché parliamo di bastoni, o è una persona che vi ha desiderato tanto, prima ancora che amato, persona con la quale avete avuto appunto una storia molto importante, ma soprattutto molto passionale, oppure è un datore di lavoro, nel momento in cui appunto ci riferiamo all'aspetto professionale. D'accordo? Quindi aspettatevi un ritorno in scena di questo re, perché vi sta pensando. D'accordo? Appartiene al passato, sì, ma nel momento in cui tu mi esci in una stesa è perché tu stai ancora pensando alla consultante, perché stai ancora guardando la consultante. Per qui abbiamo chiaramente una carta di comunicazioni. Quindi qui c'è sicuramente qualcuno del passato che è pronto a tornare. Una persona che però, ragazzi, è una persona buona, quindi non è un personaggio negativo, non è un personaggio di spade, non è una regina di spade. È una persona buona, generosa, una persona che vi ha apprezzato o che vi vuole ancora bene, vi desidera. Quindi è sicuramente un personaggio affidabile, in pieno controllo, delle proprie potenzialità, dei propri desideri. È una persona che sa guardarsi dentro, anche se parliamo di bastoni, quindi agisce molto sulla scorta dell'impulso. D'accordo? Ma è una persona che vi ha apprezzato tantissimo e che veramente vi considera la persona giusta, perché parliamo di un re, quindi è una persona che sa discernere giusto dallo sbagliato, e voi per lui siete la persona giusta da un punto di vista sentimentale, oppure la collaboratrice giusta da un punto di vista professionale. Guardate, il re di bastoni ha questo simbolo che in realtà rappresenta appunto due rune, l'una unita all'altra, si definiscono appunto rune legate, e ovviamente abbiamo la runa di Otila e di Gebo. Per quanto riguarda la runa di Otila è chiaro che stiamo parlando della runa primaria, quindi che rappresenta ovviamente la famiglia, il retaggio, i valori e le convinzioni che sono state tramandate di generazione in generazione. Quindi rappresenta, vi ripeto, un uomo, come vi dicevo appunto prima con il re di bastoni, che proviene da una famiglia importante, o una persona che comunque ha un ruolo importante da un punto di vista professionale, ma è una persona anche autorevole, non autoritaria, sono due cose ben diverse, perché è una persona che ovviamente si fa forte dei propri valori e delle proprie convinzioni, una persona pulita, una persona saggia, una persona matura, che evidentemente ha in qualche modo ereditato dalla generazione precedente, quindi genitori, papà, nonni, eccetera, un comportamento assolutamente onorevole e combattivo. Quindi è una persona che ha anche un passato importante, vi ripeto, potrebbe provenire da una famiglia di un certo peso. È una persona che, vi ripeto, non teme le fatiche, proprio perché ce lo garantisce anche questa runa, che ci parla anche di una persona disposta ad eliminare il vecchio, quindi anche vecchie abitudini o qualcosa di negativo che in passato c'è stato tra di voi, per riaprirsi al nuovo. Quindi per ricominciare, vi ripeto, o una nuova storia
sentimentale o un nuovo rapporto professionale. Quindi è una persona che vuole ritornare alle fondamenta, quindi vuole tornare nel passato, quindi ricontattarvi. È una persona che fa anche un po' fatica, sinceramente, a tagliare con il passato, perché è una persona comunque che tende a radicare anche i propri ricordi, quello che può essere lo status quo, che vive un po' come una sorta di comfort zone, quindi è una persona che comunque si fa anche carico del passato, perché comunque lo vive come qualcosa di importante, a cui lui non vuole assolutamente rinunciare. Quindi è una persona che va incontro anche a delle nuove sfide, perché sa che tornando da voi, sia in ambito professionale che in ambito sentimentale, c'è del rischio. Ma questa persona non teme il rischio, perché non perde mai di vista il proprio obiettivo. Quindi vi ripeto, anche questa stessa runa ci parla in amore di momenti di grande sensualità, per cui sicuramente è una persona pronta ad iniziare con voi una relazione o a ricominciare con voi una relazione molto interessante, molto intensa, da sfruttare appieno. Per quanto riguarda l'ambito professionale, ci parla di sicuramente una persona, un capo del passato, che ritornerà per riaprire con voi un discorso professionale, quindi un nuovo dialogo. Quindi aspettatevi anche in ambito professionale novità importanti, che però vi ripeto, queste novità importanti affondano le proprie radici nel cammino intrapreso nel proprio passato. Quindi è grazie a come voi vi siete comportate con questa persona nel passato che questa persona è ancora così legata a voi. Se è un capo, un datore di lavoro che vuole tornare da voi, lo farà proprio grazie al fatto che voi avete dimostrato a questa persona quanto siete valide. Stessa identica cosa per quanto riguarda l'amore. D'accordo? Per quanto riguarda invece ovviamente la runa Gebo, anche in questo caso parliamo di novità importanti, generosità, buona volontà, quindi scambi fruttuosi, negoziazioni assolutamente ottime che porteranno a prosperità, a novità, a nuove collaborazioni. Quindi sicuramente ci parla di aiuto, ci parla di un dono, quindi qualcuno che ci porta una novità importante che ci potrebbe agevolare da un punto di vista, per esempio, professionale o appunto sentimentale. E tutte le cose ovviamente volgeranno per il meglio. Quindi sicuramente c'è una persona che è ancora legata a voi, è una persona pronta ad aiutarvi nel caso in cui possa essere appunto un vostro ex datore di lavoro, ed è una persona che vi ha saputo stimare molto, che vi stima tuttora, oppure una persona che vuole ricominciare con voi o portare avanti una relazione, assecondando sicuramente inizialmente i propri desideri. Quindi anche la runa Gebo ci parla proprio di cambiamenti che porteranno benessere sia da un punto di vista sensuale ma anche da un punto di vista pratico. Quindi novità ricche e gratificanti, sempre di nuovo in questi due ambiti, professionale e sentimentale. D'accordo? Quindi qui ci sono degli ottimi sviluppi o comunque una conoscenza del passato, vi ripeto, che è pronta a ritornare. La runa Gebo generalmente non ha mai un significato negativo. Quindi vi ripeto, in ambito lavorativo porta, vi ripeto, a trattative importanti, nuovi contratti, nuovi progetti, proposte lavorative importanti che però, vi ripeto, arrivano da una persona che voi avete conosciuto in passato. In amore, stessa cosa, quindi ci sarà comunque un sentimento, un desiderio corrisposto per una persona che in realtà può essere molto simile a voi, quindi una sorta di anima gemella, con la quale magari vi siete un po' persi di vista, ma che ora è pronta assolutamente a ritornare per poter stare con voi. A questo punto guardiamo appunto la terza posizione, ossia appunto quello che sta per accadere, quindi nell'immediato futuro. Vediamo un po'. E qui abbiamo l'eremita. Allora, la carta dell'eremita ci riporta
sicuramente a una riflessione importante, perché tutte queste comunicazioni, questi ritorni dal passato, ragazzi, ovviamente comporteranno, ma credo sia giusto così, obiettivamente da parte vostra, un fermarvi a riflettere, a pensare. L'eremita ci parla, vedete, di una mente, guardate, di una mente da cui dipartono delle radici importanti. Quindi questo vecchio saggio che in qualche modo riflette in maniera un po' accigliata, sì, in maniera severa, su quello che poi sarà il suo futuro, ma per far crescere il proprio futuro, per dare radici nuove ad un nuovo futuro. La carta dell'eremita ci parla sicuramente di una situazione che richiederà da parte vostra riflessione, razionalità, quindi dovrete andare a mettere da parte l'istintualità, l'impulso, per cercare di capire quale possa essere la strada giusta, la strada migliore da intraprendere. L'eremita ci parla di razionalità, vi ripeto, di maturità, di riflessione profonda. Perché? Qui c'è già qualcosa di importante. L'eremita ci parla di un seme che è già stato piantato, ma che ovviamente per dare i frutti sperati deve ovviamente essere in qualche modo gestito in maniera corretta. Quindi qui c'è già qualcosa di importante da cui in qualche modo partire, ma ovviamente dovrete decidere bene, perché sapete, ci dice l'eremita, che questa decisione sarà definitiva. Quindi anche in amore, proprio così come nella professione, che sono i due ambiti che sino ad ora sono emersi maggiormente, anzi direi unicamente, a seconda delle proposte che riceverete e le riceverete, o in amore o in ambito professionale o addirittura in entrambi i casi, ci saranno delle proposte talmente importanti che necessiteranno un cambio di vita e che porteranno ad un cambiamento enorme nella vostra esistenza. Dunque dovrete pensarci su bene. Nel caso in cui per esempio sia un vostro vecchio datore di lavoro che vi propone qualcosa di magari per voi molto allettante, e questo chiaramente comporterebbe il lasciare l'attuale posto di lavoro, voi sapete che sicuramente la decisione sarà importante, perché dovreste in qualche modo chiudere un contratto, un rapporto di lavoro che avete in essere, che vi dà comunque un minimo di sicurezza per intraprendere una nuova strada, anche se con una persona già conosciuta. Stessa cosa in ambito sentimentale. Quindi l'eremita ci parla comunque di una sorta di isolamento, ma un momento di introspezione, perché l'eremita è anche il nono arcano maggiore. Tutte le carte di grado 9 ci parlano comunque di un momento di riflessione, un momento in cui voi deciderete magari anche di prendervi, vi ripeto, del tempo per voi, di isolamento, di solitudine, che però vi porterà a vedere bene e chiaro come stanno le cose. Quindi agirete con molta saggezza e molta maturità, in modo forse un po' lento rispetto a quello che magari ci si potrebbe aspettare. Ma qui obiettivamente le situazioni sono talmente tante che vi arriveranno, e tra l'altro vi ripeto a breve tempo, che evidentemente imporranno comunque uno stop. Cioè evidentemente voi direte un attimo, devo riflettere, devo cercare di capire, quindi agirete comunque con grande prudenza e con grande riservatezza. Questo vi fa molto onore, perché l'eremita è la carta della saggezza, della maturità. Quindi sì, andrete verso il cambiamento, ma osservando con razionalità e attenzione. Quindi non vi farete cogliere alla sprovvista, ma anzi cercherete, per esempio con l'eremita, consigli giusti, chiarimenti utili, una guida. Potreste per esempio chiedere consiglio a un genitore
nel caso in cui abbiate ancora il vostro papà, che è comunque una risorsa importante, nel caso in cui ci siano sicuramente dei buoni rapporti, degli ottimi rapporti, e io me lo auguro sinceramente di cuore per tutte voi. È importante comunque che voi abbiate un consiglio e potreste chiederlo, vi ripeto, al vostro papà nel caso in cui ce l'abbiate ancora al vostro fianco, o comunque ad un amico, o comunque ad un nonno, ad uno zio, una persona che voi reputate matura e saggia, una persona di cui vi fidate al 100%. Quindi qui c'è un cambiamento molto proficuo, ma saprete agire con le pause giuste, perché sapete perfettamente che i passi che andrete a compiere, le scelte che dovrete compiere saranno importanti e dureranno per tutta la vita. Quindi in qualche modo riuscirete sicuramente a cavarvi d'impaccio da tutte queste tante novità, questi ritorni dal passato, sia, vi ripeto, in ambito sentimentale che in ambito professionale, ma non senza una profonda riflessione. Quindi vi ripeto, questo vi fa sicuramente molto molto onore. Ovviamente l'eremita è legato, come potete appunto ben vedere, alla runa di Isa. Chiaramente Isa rappresenta un periodo di luce, la necessità di trovare, vedete, una luce in una situazione che, pur essendo positiva, però comunque caotica. E quindi sicuramente voi andrete un po' vi ripeto, a rallentare la situazione, perché avete bisogno di consapevolezza. Avete bisogno evidentemente di avere tutte le informazioni giuste del caso. Cioè cercherete di raccogliere tutte le informazioni che vi possano servire per decidere meglio e per gestire al meglio tutte le situazioni, per conoscere al meglio gli eventi, le persone coinvolte. Quindi sicuramente per evitare errori, e onde evitare errori, vi prenderete il giusto tempo per guardarvi dentro. Ragazze, nel caso in cui, appunto, come vi dicevo prima, questo re di bastoni potrebbe rappresentare una persona che torna dal passato perché è attratta da voi, quindi un ex per esempio, vi prenderete del tempo per capire, ma è la persona giusta? O andremo sicuramente a ricommettere gli stessi errori del passato? Nel caso in cui questo re di bastoni possa essere un datore di lavoro che possa ricontattarvi, andrete sicuramente a cercare di capire, per esempio, perché sta cercando di ricontattarmi, per quale tipologia di lavoro, quale potrebbe essere il compenso, avrò possibilità di carriera, mi posso fidare di questa persona? Quindi cercherete in qualche modo di appunto fare luce in qualcosa che ancora non vi è del tutto chiaro. Quindi molto probabilmente, nonostante questa persona possa tornare comunque con buone intenzioni, perché vi ripeto è un re di bastoni, voi non vi fidate abbastanza, non vi fiderete ragazze, perché l'eremita parla proprio di chi deve riflettere. Quindi evidentemente non vi fidate o di questa persona o comunque delle situazioni in generale, ma sapete che obiettivamente qui c'è un cambiamento molto grande che vi aspetta, un nuovo progetto, un nuovo sentimento che sta già prendendo corpo, ma sapete che è necessario rifletterci bene su, proprio come ci suggerisce Isa. Isa ci suggerisce di non forzare mai gli eventi, di agire con saggezza e prudenza, seguendo il flusso degli eventi. Isa ci parla in amore di un periodo di disgelo, in cui ci si sentirà più aperti e disponibili nei confronti dell'altro, di una relazione, di un sentimento. Andrete ad accettare sicuramente consigli, inviti, gioie e momenti anche di grande passione, ma solo dopo aver valutato bene. Ovviamente stessa cosa per quanto riguarda appunto anche il lavoro. Le novità, le gratificazioni economiche ci saranno ragazzi, ma ovviamente a seguito di un momento di presa di coscienza, di consapevolezza dei vostri limiti e delle vostre potenzialità. Quindi sicuramente qui c'è un disgelo, ci suggerisce appunto Isa, ma voi ci ragionerete su, cioè non volete obiettivamente sbagliare, ma fate benissimo. È giusto il comportamento dell'eremita, è uno degli arcani più belli a mio avviso
tra gli arcani maggiori, perché rappresenta un comportamento non superficiale, rappresenta chi in qualche modo sa come si conduce la vita. Quindi siete persone comunque molto mature e anche oneste, perché l'eremita ci parla di guardarsi dentro. Quindi questo vi fa assolutamente onore. Quindi è un momento di riflessione che vi prenderete per non rischiare di sbagliare e fate benissimo. Allora, questa è una posizione molto curiosa perché ci parla appunto di tutti quegli eventi nascosti che evidentemente hanno portato a questa situazione. Eventi nascosti che in qualche modo però ovviamente hanno pesato anche in negativo, quindi non solo in positivo, sulla situazione. Quindi cerchiamo di capire quali sono state le influenze per quanto riguarda appunto determinati ambiti che andremo appunto ad analizzare a seconda appunto della carta, e ovviamente cambiamenti che sicuramente possono essere stati importanti, ma che potrebbero in qualche modo essere dipesi da delle conoscenze, persone, fatti, eventi a voi sconosciuti. Vediamo un po'. E qui abbiamo la ruota di fortuna. Allora, sicuramente la ruota di fortuna ci parla di una ciclicità, quindi di un, in qualche modo, ripetere alcune schematizzazioni che evidentemente non sempre hanno portato comunque ad una grande positività. Perché chiaramente, ragazzi, nel momento in cui voi andate a ripetere determinate schematizzazioni positive o comunque diciamo modus operandi che comunque vi ha comportato successo e vi comporta successo, va tutto bene. Nel momento in cui invece noi andiamo a diciamo ripetere coercitivamente determinati comportamenti, schemi mentali, approccio diciamo cristallizzato a determinate situazioni o eventi che però non portano a situazioni benevole, bensì risultano del tutto inefficaci, è chiaro che nasce un problema. Evidentemente, venendomi appunto in posizione di ostacolo, evidentemente qui ci sono state delle situazioni che sono state vissute ripetutamente, compiendo in maniera quasi obbligata determinati errori, in una sorta di coazione a ripetere che sicuramente non vi ha facilitato. Quindi o avete per esempio in amore frequentato persone per esempio con le stesse caratteristiche, quindi persone che obiettivamente vi hanno dato problematiche similari, perché magari eravate particolarmente legate a una particolare tipologia, oppure in ambito professionale avete diciamo avuto generalmente contatti con gli stessi ambienti professionali, gli stessi colleghi o comunque generalmente situazioni che vi hanno posto dinanzi alle stesse frustrazioni. Quindi per esempio progettualità ripetitive che non comportavano carriera, oppure cambiando anche magari team, colleghi che agivano quasi sempre allo stesso modo, spinti alle stesse reazioni. Quindi la ruota di fortuna ci parla proprio di situazioni che in realtà sono un po' sfuggite spesso al vostro controllo, sentendovi quasi in balia della sorte e che vi hanno comunque portato a dei momenti di criticità e di crisi. Ovviamente sia in amore che in ambito professionale. Io ovviamente cito questi due ambiti perché sono emersi immediatamente dalla stesa, ma dato che la ruota di fortuna non specifica in quale ambito, questa ciclicità potrebbe riguardare anche l'economia, le finanze, quindi sicuramente l'aspetto monetario, quindi potreste aver risentito per esempio di alti e bassi ciclici per quanto riguarda appunto la vostra ricchezza pratica, quindi momenti in cui per esempio c'era un certo guadagno
e momenti in cui purtroppo invece le uscite superavano le entrate, magari legate appunto a dei cattivi investimenti, dovuti a dei cattivi consiglieri, oppure può riguardare anche l'ambito, per esempio, del benessere psicofisico, quindi comportamenti che possono comunque non avervi fatto bene per quanto riguarda appunto la vostra salute psicofisica. D'accordo? Quindi sicuramente la ruota di fortuna ci parla di grandi fluttuazioni che ovviamente vi hanno caricato sicuramente di pensieri non particolarmente positivi e che vi hanno fatto sentire appunto in balia della sorte, appunto in balia delle tre norne che appunto gestiscono, per quanto riguarda appunto la mitologia norrena, il futuro degli uomini. Di conseguenza è chiaro che in questo caso vi siete sentite in qualche modo in balia di situazioni, vi ripeto, che non siete state in grado o non vi siete sentite in grado di comunque controllare, e questo vi ha portato ad alti e bassi, momenti di ansia, anche di somatizzazioni, di stress. Quindi sicuramente avete anche ricevuto qualche spiacevole sorpresa, spiacevole notizia, dovuta sicuramente anche alla conoscenza, ruota di fortuna, di persone fortemente responsabili e volubili. Quindi sicuramente persone anche ovviamente molto leggere, molto superficiali, ingannevoli, bugiarde e particolarmente frivole. Quindi persone che in qualche modo si sono anche un po' approfittate del vostro buon cuore. Quindi sicuramente questo ha provocato delle situazioni di negatività. Quindi vi ripeto, situazioni cicliche che però ovviamente non portavano a del beneficio, bensì comunque ad avere delle situazioni di fallimento, comunque di frustrazione. E questo sicuramente non vi ha fatto star bene, né da un punto di vista psicofisico, né ovviamente da un punto di vista pratico. Ma siete state ovviamente anche purtroppo, diciamo, circondate da persone, vi ripeto, molto irresponsabili, persone effettivamente negative, che hanno peggiorato sicuramente la situazione e che obiettivamente vi hanno dato una forte instabilità affettiva, o anche da un punto di vista appunto professionale, colleghi, datori di lavoro, capi che obiettivamente non sapevano ricoprire il ruolo che gli era stato combinato. Quindi persone facilmente irritabili, persone umorali, persone anche colleriche, quindi che spesso sbottavano, persone lunatiche. Quindi sicuramente non siete state circondate dalle persone migliori. E obiettivamente la ruota di fortuna ci fa riferimento grosso modo a tempistiche a livello appunto temporale che vanno da pochi giorni a 4 mesi. Quindi persone negative, situazioni negative che hanno appesantito il presente e che risalgono ad un massimo di 4 mesi precedenti al momento in cui voi andrete a guardare ovviamente questa stesa. Quindi evidentemente entro i mesi precedenti, nell'ambito dei mesi precedenti, quindi obiettivamente nell'ambito dei mesi chiaramente invernali, avete incontrato persone chiaramente sbagliate, sia in ambito sentimentale che ovviamente in ambito professionale, ma che potrebbero in qualche modo avervi danneggiato anche da un punto di vista economico e anche per quanto riguarda il vostro benessere psicofisico. D'accordo? Quindi sicuramente non avete in questi ultimi, grosso modo, 4 mesi incontrato le persone migliori che potevate incontrare obiettivamente, E ovviamente le situazioni sono state vissute ciclicamente, quindi con comportamenti che non hanno certamente aiutato a sbrogliare la situazione, ma invece hanno ulteriormente a volte peggiorato la situazione. D'accordo? Quindi effettivamente non avete incontrato le persone giuste. Assolutamente no. E dato che la ruota di fortuna si rifà al destino, o comunque io preferisco chiamarlo karma, evidentemente il vostro percorso karmico ha agito in modalità direi piuttosto severa,
ma evidentemente per farvi comprendere qualcosa di importante. Ecco qua abbiamo l'eremita, per cui vi ho detto che prossimamente andrete a riflettere molto per non ricommettere gli stessi errori del passato. Quindi evidentemente perché in qualche modo avete anche trovato qualche comportamento fallace per quanto riguarda il vostro stesso modo di rapportarvi a queste persone e alla realtà. C'è qualcosa che dovete cambiare anche di come voi andate a rispondere a determinati fatti o eventi. Questo è evidentemente l'elemento nascosto, quindi un percorso karmico doloroso che ovviamente vi è stato imposto dal karma proprio per cercare di comprendere anche i vostri stessi errori e comunque rifletterci su, cosa che andrete assolutamente a fare. La ruota di fortuna, come potete vedere, ovviamente è abbinata ad un'altra runa molto importante che è appunto Pertro. Questa runa ci riporta sicuramente all'uscire dall'oscurità, ritrovando ovviamente la luce, ve lo dicevo con l'eremita, quindi la gioia e la felicità, ma dopo ovviamente aver superato delle difficoltà che sembravano insormontabili e dopo aver fatto chiarezza su determinati segreti che vi erano appunto stati celati. Vi ripeto, voi avete incontrato anche persone molto bugiarde, menzognere, ve lo dicevo parlando appunto della ruota di fortuna. Quindi c'è sicuramente qualche segreto, qualche notizia che voi siete andate o andrete entro pochissimo tempo a scoprire di determinate persone in amore o sul lavoro che vi hanno tradito nelle aspettative, tradito nella progettualità, quindi persone non sincere. Qui ci sono dei segreti da scoprire e questo porterà e ha portato a un cambiamento irreversibile, a scelte immodificabili. Per cui qui ci sono delle situazioni che avete dovuto appunto tagliare il filo del destino, quindi eliminare determinate persone o circostanze o situazioni o, come vi dicevo prima, comportamenti, proprio per vivere la vita in maniera più efficace. Solo così inizierete un nuovo ciclo, un ciclo di vita con nuove conoscenze, con il ritorno di situazioni positive del passato. Quindi vi ripeto, avete incontrato, ci dice appunto anche Pertro, persone sbagliate, che mantenevano segreti, persone bugiarde, ingannevoli, menzognere, persone che potrebbero avervi fatto proposte allettanti, ma che in realtà erano assolutamente fallimentari. Quindi persone che potrebbero avervi proposto un nuovo posto di lavoro, una carriera, del denaro, che poi in realtà non sono arrivati. Oppure, vi ripeto, persone comunque sbagliate, che si sono legate sentimentalmente a voi, ma che non avevano nessuna intenzione di portare avanti una relazione seria e che quindi vi hanno comunque mentito e ingannato. Quindi Pertro ci parla di compagnie dissolute, persone chiacchierone su cui non far affidamento. Quindi obiettivamente avete veramente trovato la persona sbagliata al momento sbagliato. Quindi sicuramente, vi ripeto, situazioni gestite in maniera poco efficace, ma obiettivamente anche comunque un destino che ha agito in maniera piuttosto severa. Ma proprio per permettervi, vedete, di tagliare alcuni rami secchi che non dovevano più far parte della vostra vita, o comunque comportamenti sbagliati che, se protratti per troppo tempo, avrebbero creato dei grossi danni. Il destino, ovviamente, il karma, non vuole mai danneggiarci, ma insegnarci. Allora, vediamo in questa penultima appunto posizione gli ostacoli che incontrerete ovviamente nell'immediato futuro e quindi di conseguenza il consiglio chiaramente che vi viene dato appunto dagli arcani in questo caso. E qui abbiamo il 7 di spade, d'accordo. Infatti abbiamo parlato di segreti, abbiamo parlato di persone menzognere appunto con la ruota di fortuna, di conseguenza vi vado assolutamente a confermare con il 7 di spade che sicuramente purtroppo qui persone ancora un po' false, menzognere ci saranno, perché il 7 di spade, ragazzi, è la carta del ladro.
Quindi come definizione per eccellenza, vi ripeto, è la carta del ladro, quindi una persona bugiarda, una persona menzognera. Parliamo di spade, quindi in questo caso persone che sapranno agire cercando di ottenere un proprio tornaconto, quindi cercando di ottenere tutto ciò che a loro più aggrada, per esempio in ambito professionale i vostri servigi o in ambito sentimentale il vostro amore e la vostra presenza al loro fianco, ma ovviamente raccontandovi qualche menzogna di troppo. Quindi, come vi dicevo all'inizio, con appunto l'8 di bastoni, cercate di agire in maniera pulita e a carte scoperte. Cercate di fidarvi della persona giusta, questo re di bastoni, o anche comunque di altre persone che andrete a conoscere, ma cercate obiettivamente di aprire bene gli occhi e di agire come appunto farete con l'eremita in maniera molto appunto riflessivo, cercando di comprendere bene con razionalità quali possano essere amici e nemici, perché il 7 di spade ci parla purtroppo della presenza comunque di persone che possono ancora raccontarvi menzogne, quindi persone che possono sembrarvi amiche, che possono sembrarvi interessate a voi, ad aiutarvi, ma che sono tutt'altro. Allora, come potete ben vedere, in questa carta ci sono molte rune e queste rune ovviamente aiutano anche a comprendere meglio il significato del 7 di spade, perché innanzitutto abbiamo, vedete, la runa Zovilo, che ovviamente è legato all'arcano del sole, quindi la trasparenza. In ovviamente accezione di ostacolo, in particolar modo nel 7 di spade, rappresenta il contrario, quindi l'oscurità, cioè l'agire ovviamente nell'ombra, quindi è l'aspetto negativo della runa Zovilo. Quindi sicuramente attenzione, perché qui ci sono persone che cercheranno di agire chiaramente nell'ombra. Poi potete vedere anche la runa Ingvas, che rappresenta appunto il desiderio, la passione, una progettualità, ovviamente però in questo caso al negativo, quindi il folle, forte, intenso desiderio comunque di ferire, comunque di imbrogliare, di far male ad un'altra persona. Quindi una forte predisposizione sicuramente alla menzogna. E difatti abbiamo poi successivamente anche la runa Gebo, che appunto, come vi dicevo poco fa, rappresenta appunto l'amicizia, la generosità, la buona volontà nel mantenere i rapporti, quindi scambi fruttuosi, negoziazioni, in questo caso ovviamente al negativo. Quindi individui che hanno, vi ripeto, grande desiderio, come ci suggerisce Ingvas, però di in qualche modo agire in maniera assolutamente non amichevole, come appunto ci suggerisce la runa Gebo, quindi ovviamente anche nell'ombra, come ci suggerisce Zovilo. Quindi è chiaro che ci saranno persone che fingeranno di esservi amiche, persone che sicuramente cercheranno di avvicinarsi a voi, ma ovviamente per cercare di trarre loro del beneficio e nulla di più. D'accordo? Quindi attenzione assolutamente alle persone che in qualche modo possono tentare, vi ripeto, di aiutarvi, ma il cui obiettivo non è sicuramente quello. Per quanto riguarda il 7 di spade, le persone che possono in qualche modo cercare di danneggiare il consultante o comunque agire nell'ombra, vi ripeto, persone pettegole, persone comunque maldicenti, possono ovviamente essere inerenti a tutti gli ambiti, quindi l'ambito professionale, l'ambito sentimentale, ma anche l'ambito purtroppo familiare. Quindi, oltre che ovviamente l'ambito amicale. Quindi attenzione sicuramente alle persone che, vi ripeto, vi circondano, che agiscono nell'ombra, con un malsano desiderio appunto di non aiutarvi, bensì anzi di mettervi proprio i bastoni fra le ruote. Ed infine, come vi appunto dicevo, abbiamo anche l'ultima runa, che è appunto la runa di Evas, che rappresenta appunto qualcosa di inaspettato, dei movimenti inaspettati, degli avvenimenti imprevisti, delle trasformazioni, dei cambiamenti che obiettivamente saranno talmente
di sorpresa che potrebbero provocarvi uno shock, ma sicuramente non una sorpresa e non uno shock positivo. Quindi potrebbe riguardare appunto degli ostacoli per quanto riguarda la necessità di avere prudenza nell'iniziare una nuova relazione, una nuova conoscenza, o comunque in ambito professionale ci sarà proprio la necessità di adattarsi a delle nuove circostanze, cambiando magari delle proprie abitudini rutinarie, che sicuramente vi obbligheranno dunque a cambiare molto di quelli che sono degli schematismi che in qualche modo vi potevano sino ad ora aver fatto sentire comunque al sicuro. D'accordo? Quindi vi ripeto, attenzione alle persone che vi circondano, che potrebbero agire con movimenti inaspettati e ovviamente alle vostre spalle, portando chiaramente ad una situazione di ostacolo. È un 7 di spade, cioè non causano una torre, ma sono comunque degli ostacoli, delle situazioni fastidiose, perché no, magari anche, vi ripeto, dei pettegolezzi, delle maldicenze che comunque possono infastidirvi. Quindi sicuramente Evas ci parla proprio della necessità di uscire, vi ripeto, grazie proprio alla luce della ragione, della razionalità, ancora più forti e consapevoli, ma voi lo farete con la carta dell'eremita. Però, vi ripeto, qui ci sono dei piccoli ostacoli, dovuti però in questo caso non al karma, come invece è accaduto nel passato, ma dovuto invece ad individui in carne e ossa, che cercheranno, vi ripeto, per invidia, sicuramente per gelosia o anche per una cattiva predisposizione d'animo, di in qualche modo mettervi un po' i bastoni fra le ruote. Quindi mi raccomando, cercate ovviamente di essere prudenti nell'iniziare comunque qualsiasi nuova conoscenza o comunque qualsiasi nuovo ambito professionale, proprio come farete, come vi dicevo appunto prima con l'eremita. Cercate di in qualche modo cercare tutte le informazioni del caso per riuscire a capire obiettivamente se state scegliendo la persona giusta e in qualche modo anche ovviamente l'ambito professionale giusto e corretto. D'accordo? Vediamo però ovviamente, superando questi ostacoli, che cosa invece vi riserva sicuramente il futuro un po' più lontano per quanto riguarda appunto tempistiche un po' più distanti. E qui abbiamo una carta bellissima, che è la carta della morte, l'arcano senza nome, è una carta che io amo particolarmente nei tarocchi, perché obiettivamente rappresenta un cambiamento, un enorme cambiamento. Allora, è chiaro che la carta della morte, proprio come la carta della ruota di fortuna, non ci identifica l'ambito nel quale avverrà questo cambiamento, perché obiettivamente un cambiamento nella vita di un individuo può sicuramente riguardare più ambiti contemporaneamente o anche un solo ambito, però i cui sicuramente effetti si avranno poi a catena in tutti gli altri ambiti. Quindi ovviamente questa stesa è partita con, diciamo, un focus, una grande attenzione sull'ambito appunto sentimentale ed erotico e l'ambito professionale. Però vi ripeto, non è detto che questi cambiamenti non possano riguardare anche l'ambito finanziario e anche l'ambito appunto psicofisico. Di conseguenza la carta della morte ci parla di un enorme cambiamento, quindi il vecchio viene completamente cancellato per dare invece vita al nuovo. La carta della morte è una carta potentissima nei tarocchi perché rappresenta appunto finalmente l'arrivo di qualcosa di nuovo che scuota in maniera direi piuttosto severa appunto il passato al punto da cancellarlo. Ma la morte rispetto alla carta per esempio della torre, la carta della torre rappresenta un cambiamento subito, la morte è un cambiamento voluto e ve lo dicevo, guardate la logicità appunto della stesa. Con l'eremita, qui vi parlavo appunto di una consultante intenta a riflettere sui propri passi, su cosa scegliere, decidere, voi deciderete e di fatti attuerete un enorme cambiamento. La carta della morte ci parla proprio o dell'inizio di un nuovo rapporto, quindi evidentemente potreste decidere di tagliare, diciamo, con le persone che in qualche modo vi circondano, queste persone così superficiali, di cui vi parlavo per esempio con la ruota di fortuna, o persone così menzognere, ingannevoli, di cui vi parlavo appunto con il 7 di spade, quindi chiudendo definitivamente
questi rapporti per dare vita invece ad una relazione completamente nuova, perché la carta della morte non ci parla solo di una chiusura, ma ci parla anche di una relativa apertura. Quindi quando esce in una stesa vuol dire che il peggio è già passato e quindi sta arrivando già il nuovo. Ecco perché è una carta che io amo particolarmente, perché ovviamente è una carta fortemente ottimistica, ragazzi. Quindi è una carta molto positiva, perché quando si chiude qualcosa c'è sempre un ricominciare. In questo caso c'è un ricominciare, uscendo anche da un periodo magari piuttosto duro. E vi ripeto, in questo caso, con la carta della morte, quando qualcosa muore, un amore, un rapporto di lavoro, anche di amicizia, un matrimonio, delle abitudini, ovviamente si lascia spazio a qualcosa di completamente nuovo, d'accordo? Quindi sicuramente voi vivrete un momento di grande cambiamento che sicuramente non sarà del tutto leggero, perché comunque la morte rappresenta un cambiamento epocale nella vita di un individuo, ma ve lo dicevo con l'eremita, cioè voi sapete che evidentemente cambiando un determinato aspetto della vostra vita, sicuramente qui ci sarà un cambiamento enorme, che a mio avviso riguarda innanzitutto i due ambiti di cui abbiamo parlato, quindi l'ambito professionale e l'ambito sentimentale. Qui a mio avviso è proprio in questi due ambiti che ci sarà il cambiamento ovviamente più forte, più sentito, perché ragazze voi sapete che il primo arcano con il quale si apre una stesa è, come dico sempre io, come una sorta di soggetto che apre una frase, quindi chiaramente è ovviamente l'ambito che maggiormente vi andrà ad interessare, quindi l'ambito professionale e l'ambito erotico sentimentale. Quindi vi ripeto, qui ci sarà sicuramente un enorme cambiamento. Tra l'altro le tempistiche della morte non sono particolarmente lente, perché generalmente si attestano attorno a un mese, 2 o 3 mesi al massimo, quindi entro pochissimo tempo ci sarà veramente un enorme cambiamento nella vostra esistenza, cambiamento che però, vi ripeto, non è subito, ma in questo caso è assolutamente costruito e portato egregiamente avanti appunto dal soggetto della stesa. È un cambiamento importante, vi ripeto, quindi o potreste decidere di allontanarvi definitivamente da un compagno nel caso in cui ce l'abbiate, però aprendo immediatamente successivamente un'altra storia con un'altra persona, oppure appunto tornerà questa persona del passato e deciderete per esempio o di allontanarla definitivamente oppure di riaccoglierla, però in questo caso in maniera definitiva, d'accordo? Quindi in amore la carta della morte rappresenta un cambio generalmente proprio di partner, dopo per esempio una separazione temporanea o dopo comunque un momento importante di solitudine che è stato utilissimo proprio per guardarsi dentro, ve lo dicevo con la carta dell'eremita. In ambito professionale la carta della morte ci parla di un cambiamento per esempio di impiego, ma perché no anche di una progettualità. Vi ripeto, non è detto che voi dobbiate per forza chiudere un contratto di lavoro e iniziare a lavorare per un'altra ditta. Probabilmente sì, perché la carta della morte ci parla anche di questo, ma non è necessario, diciamo, che si verifichi una condizione così estrema, però sicuramente qui ci potrebbe essere anche un cambio di mansione, oppure per esempio potreste iniziare a lavorare in un ambito magari molto diverso dal vostro, la morte, quindi un cambiamento radicale. Quindi, per esempio, in qualche modo approfondire una professionalità che sino ad ora non avevate, per esempio, mai preso in considerazione. D'accordo? Quindi sicuramente qui c'è un grande cambiamento, anche, vi ripeto, e soprattutto in ambito professionale. Per quanto riguarda, però, vi ripeto, l'ambito anche finanziario, piuttosto che il piano psicofisico, è chiaro che in questo caso ci potrebbe essere appunto anche un'eredità in attesa, quindi potreste ricevere molto denaro a seguito appunto di una eredità e quindi purtroppo anche a seguito di un lutto, oppure un rinnovare, diciamo, il proprio modo di gestire il proprio capitale che vi permetterà di ripartire da capo. Quindi qui c'è sicuramente una forte entrata che potrebbe arrivare da un grande aiuto oppure per esempio da un lutto. Per quanto riguarda il piano psicofisico, sicuramente recupererete
molto e ci sarà proprio una rinascita, ragazze, proprio un rinascere a nuova vita, per cui riuscirete proprio anche a cancellare quelle che sono le cicatrici peggiori di ansie, preoccupazioni, vi ripeto, somatizzazioni che voi potreste in qualche modo aver, diciamo, ancora in questo momento sulla vostra stessa pelle, d'accordo? Per quanto riguarda, vi ripeto, l'ambito generale di un individuo, potrebbe riguardare anche un trasferimento, quindi un cambiamento di casa, potreste decidere di vivere per esempio all'estero, oppure semplicemente anche di cambiare casa, di cambiare città. Quindi in questo caso c'è proprio un enorme cambiamento, un cambiamento che però, vi ripeto ragazzi, sarà assolutamente proficuo, d'accordo? Quindi un nuovo amore, una nuova occupazione e ovviamente delle nuove entrate, delle trasformazioni veramente importanti che ovviamente affondano le proprie radici su una riflessione importante che voi andrete a fare per quanto riguarda il vostro presente e ovviamente nell'immediato futuro di cui vi parlavo appunto con la carta dell'eremita, d'accordo? Quindi sicuramente in questo momento la vostra situazione potrebbe comunque rappresentare qualcosa di in divenire, quindi vi ripeto è sicuramente un percorso karmico, magari non semplice il vostro, ma che vi ripeto porterà comunque ad un enorme cambiamento. Vi ripeto, un cambiamento che potrebbe avvenire sicuramente entro pochissimo tempo, quindi al massimo entro un paio, 2-3 mesi al massimo. Come potete vedere appunto la runa legata alla morte è appunto la runa di Anzos, che rappresenta appunto un percorso di saggezza, di illuminazione, di razionalità, capacità di raziocinio che sicuramente porterà ovviamente a una grande positività, una positività che partirà, dice Anzos, anche a partire da un messaggio, da una comunicazione, da un'informazione importante che in qualche modo saprà ispirarvi o spianarvi la strada. Potrebbe essere un consiglio, ve lo dicevo con la carta dell'eremita, o comunque vi ripeto, essere ricontattate da qualcuno che potrebbe tornare dal passato, eccolo qua, questo re di bastoni, che appunto potrebbe portarvi effettivamente a delle novità importanti. Quindi attenzione alle notizie che potrebbero arrivarvi da persone importanti per voi, che vi vogliono bene, però non 7 di spade o ovviamente la ruota di fortuna, d'accordo? Quindi sicuramente apritevi, come vi dicevo all'inizio, anche alla conoscenza di nuove persone, perché anche tra queste nuove persone, ci suggerisce Anzos, potrebbe appunto arrivare la persona giusta, soprattutto in ambito professionale, ma ovviamente anche in ambito sentimentale, per cui potreste conoscere proprio le persone giuste che potrebbero aiutarvi ad evolvere, a risolvere tutti i vostri problemi, d'accordo? Quindi persone ovviamente pronte ad aiutarvi anche in ambito professionale, quindi vi ripeto, ovviamente nuovi colloqui, nuove trattative di lavoro, nuove progettualità che vi porteranno ovviamente a grande successo, ma partirà tutto da delle comunicazioni, da delle informazioni importanti, d'accordo? Quindi riuscirete, come vi dicevo con la carta della morte, ad allontanare tutti questi menzogneri, probabilmente perché riuscirete appunto ad arrivare ad un'illuminazione, ad una verità, cioè queste persone finalmente verranno allo scoperto e voi saprete eliminarle dalla vostra vita in modo da poter ricominciare da capo. In amore, tra l'altro, la runa Anzos ci parla proprio del riconsiderare degli errori che sono stati compiuti, per esempio nel passato, legati in particolar modo anche appunto a cattive comunicazioni, ecco, in modo proprio da evitare di compiere gli stessi errori. Nel lavoro ci parla appunto di colloqui, comunicazioni, trattative e viaggi, vi dicevo anche con la carta della morte appunto la possibilità di un trasferimento, d'accordo? Quindi ragazze, assolutamente una situazione del tutto positiva e che ovviamente finalmente darà quella svolta che vi aspettate e ovviamente vi meritate, molto importante. Un cambiamento che vi porterà finalmente a cambiare vita, nonostante possa essere sicuramente un cambiamento lungo e anche per alcuni tratti piuttosto magari difficile, ma sicuramente il cambiamento definitivo, quel cambiamento che vi meritate e che vi aspettate da molto tempo. Vi ripeto, i tempi di realizzazione comunque sono direi piuttosto veloci, 3-4 settimane come tempistica minima, sino ad arrivare ad un massimo di 2 o 3 mesi. Quindi qui sicuramente, vi ripeto, ci saranno delle
comunicazioni molto importanti che porteranno ad una vera e propria nuova epoca nella vostra vita, nuovi progetti, trasformazioni radicali, quindi un rinnovamento benefico che vi porterà a progresso e sicuramente grandi certezze, in particolar modo in ambito professionale ma anche in ambito sentimentale, per cui sicuramente ci sarà la fine benefica di un rapporto o di tutte magari queste frequentazioni che ovviamente avrete o che avete tuttora in essere, per dar vita ad un vero e proprio nuovo amore ed eventualmente al ritorno di questo re di bastoni, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente qui ci sono delle nuove posizioni, ci sono dei nuovi cambiamenti, ci sono delle novità fondamentali che vi allontaneranno, vi ripeto, anche da questi schematismi del passato che in qualche modo potrebbero aver mal condizionato ovviamente la vostra esistenza. D'accordo? Di conseguenza voi sapete che ovviamente io periodicamente rifaccio comunque le stese e ovviamente anche in questo caso verrà sicuramente ripetuta questa stessa stesa, lasciando però ovviamente, ragazzi, il tempo agli eventi in qualche modo di prendere corpo e di prendere forma, d'accordo? Quindi andremo comunque a tenere d'occhio sicuramente la situazione. Di conseguenza, come dico sempre, mi raccomando, tenete duro. Ovviamente buona trasformazione, buon cambiamento, cercate di riflettere il più possibile su quelle che possano essere appunto le vostre mosse future, le vostre scelte, perché sicuramente saranno le scelte giuste, in particolar modo appunto in ambito professionale e in ambito sentimentale. Dunque buone novità, buon amore e ovviamente buon lavoro a tutti.